Questi panini pesano 60 grammi ciascuno, sono leggerissimi. Allora, gli ingredienti per questa ricetta sembrano tanti, ma in realtà sono semplicissimi. Vi lascio le quantità sotto nell'info box in descrizione. La prima cosa che andrò a fare sarà sciogliere il mio licoli con l'acqua. Quindi metto tutta l'acqua dentro un contenitore e ci metto il mio licoli. Questo è più che sufficiente. Lo sciolgo leggermente. Adesso aggiungo il lievito di birra, il sale e il malto o lo zucchero. Do una mescolata e aggiungo tutta quanta la farina. Comincio a mescolare con la spatola e appena tutti gli ingredienti sono combinati, molto sommariamente, procedo a mano. Impasto fino a che l'impasto risulterà abbastanza liscio. Basteranno circa 5 minuti. Potete anche utilizzare l'impastatrice. Trascorsi i 5 minuti, l'impasto risulterà bello liscio. Adesso dobbiamo aggiungere l'olio. Dunque, se siamo in impastatrice, l'olio lo possiamo aggiungere direttamente. In questo caso io non voglio sporcare tutto, quindi praticamente non farò altro che continuare a impastare aggiungendo l'olio a piccole porzioni, proprio con la punta delle dita. Non richiederà moltissimo tempo, probabilmente al massimo altri 5 minuti, che è fondamentalmente il tempo totale di impasto dell'impasto, appunto. Una volta che abbiamo terminato l'olio e che l'impasto è bello liscio, non è neanche più particolarmente appiccicoso, pieghiamo all'interno l'impasto, lo giriamo di 90 gradi e lo pieghiamo di nuovo, lo facciamo 3-4 volte, dopodiché pirliamo e mettiamo in un contenitore non particolarmente alto a lievitare. Lasciamolo quindi coperto, non ermeticamente, quindi io chiuderò tutti i lati tranne uno e lo lasciamo ad una temperatura diciamo ambiente, ma purtroppo siamo in inverno quindi la temperatura è abbastanza bassa. Lo lasciamo magari nel forno spento con la luce accesa, o se avete la camera di lievitazione. Se non ce l'avete vi lascio il link per costruirvela da soli con pochi euro sotto in descrizione. Dobbiamo lasciarlo intorno ai 22-24 gradi. Ci vediamo dopo. Una volta che l'impasto è circa raddoppiato, mettiamo un pizzichino di farina sul piano da lavoro. A questo punto facciamo un paio di pieghe, così. L'impasto è bello morbido, Facciamo queste 2-3 pieghe, dopodiché mettiamo da parte, prendiamo un po' di pellicola trasparente, oleiamo leggermente la superficie del foglio, ci mettiamo il nostro impasto, chiudiamo. Mentre chiudiamo lo schiacciamo così da fargli prendere una forma quanto più rettangolare possibile, forse è meglio farlo prima. Non deve essere preciso al momento. A questo punto mettiamo l'impasto in frigorifero per 1-2 ore, ma anche di più. Dunque l'impasto è rimasto 2 ore in frigorifero, cospargiamo il piano di lavoro con della farina. Così dovrebbe andare bene. A questo punto prendiamo il nostro impasto,
lo mettiamo qua su, cospargiamo con un altro po' di farina la superficie e con l'aiuto di un mattarello lo dobbiamo stendere. Prima del mattarello però vi consiglio di utilizzare le mani fino allo spessore di circa 1 centimetro, così. Se per caso l'impasto torna indietro, non preoccupatevi, copritelo con la pellicola trasparente per circa 15-20 minuti e poi riprendete. Allora, le dimensioni dovranno essere di circa 30 cm per 20 cm. Lo spessore verrà intorno ai 6-7 mm. Quindi cerchiamo di rispettare queste proporzioni. Vediamo, controlliamo, siamo un po' più di 30, ma è giusto perché rifileremo i bordi, per un po' più di 20. Adesso rifiliamo i bordi per farli quanto più dritti possibile. Perfetto. Assicuriamoci di poter staccare la pasta. Se si è un po' appiccicata usiamo un tarocco e la stacchiamo. Allora, a questo punto dobbiamo fare delle tacche a circa 10 cm. Quindi abbiamo qua, qua, mentre da questo lato le dobbiamo cominciare da 5 cm e poi andare a 10 e poi di nuovo a 10. Perfetto. Quindi avremo da questo lato 10, 10 e 10, da questo lato 5, 10, 10, 5. Adesso non dobbiamo fare altro con l'aiuto di un coltello che tagliare dei triangoli andando dal primo al secondo, dal secondo al terzo, dal terzo al quarto, dal quarto al quinto. Quindi cominciamo da questo. Potete utilizzare qualunque cosa, non avete bisogno di un righello per forza, Ecco qua. Abbiamo così ottenuto 1, 2, 3, 4 e 5 triangoli che corrisponderanno a 5 cornettini di pane. Separiamoli. Adesso quello che dobbiamo fare è prendere un po' di strutto fuso praticamente, quindi a pasta. Basta solo metterlo qualche secondo in microonde, proprio pochissimi secondi, e cospargiamo la superficie evitando la parte finale, evitando un paio di centimetri finali di questo triangolino. Non dobbiamo metterne troppissimo, va bene proprio una spennellatina. A questo punto dobbiamo proprio formare il tipico cornetto. Per formare il tipico cornetto dobbiamo procedere in questo modo. Comincio da questo. Faccio un taglietto di un paio di centimetri qua, prendiamo questi due lembi, li allarghiamo leggermente e li arrotoliamo e continuiamo ad arrotolare. Mentre arrotoliamo tiriamo leggermente, non troppo, A questo punto, quando siamo arrivati alla punta, allunghiamo la punta e la giriamo al contrario. Perfetto, abbiamo formato più o meno un cornettino. Lo mettiamo per ora da parte. Procedo a fare la stessa cosa di qua, con quest'altro. Se questa parte non dovesse chiudersi perché c'è un eccesso di farina, mettiamo un pochino d'acqua e si chiuderà.
Adesso, prima di metterli sulla teglia rivestita di carta forno, se volete potete anche direttamente metterli sulla teglia così, però siccome a me piace molto il sesamo, potete utilizzare qualunque tipo di diciamo semi che vi piacciono. Mi piace molto il sesamo essendo siciliano, quindi cospargo con un po' d'acqua la superficie del cornettino, del panino, lo capovolgo sopra il sesamo, faccio aderire bene il sesamo e metto sulla teglia. I cornettini sono pronti per la lievitazione finale, però onde evitare che secchino mettiamo sopra un po' di pellicola trasparente. Io, per evitare sprechi di plastica, utilizzerò la pellicola che avevo utilizzato prima per l'intero panetto. Bene, adesso lasciamo arrivare al raddoppio. Dobbiamo farlo possibilmente a temperatura ambiente, anche se ci vorranno diverse ore, perché metterlo a temperatura troppo elevata significherebbe far sciogliere lo strutto e noi non vogliamo. Quindi aspettiamo il tempo necessario al raddoppio. Sono passate 3 ore, sono più che raddoppiati, li ho lasciati in frigo per una mezz'oretta. Adesso in forno a 220 gradi statico oppure 200 gradi ventilato con il vapore fino a quando non saranno dorate come piacciono a me. Dopo circa 20 minuti questo è il risultato. Mettiamoli a raffreddare su una gratella per qualche minuto. Passiamo alla prova assaggio. I miei panini preferiti direttamente da Palermo, fatti da me e da voi. Ciao!